Ciao, io sono Rosario, bentornati su Talk e benvenuti in questa nuova rubrica all'interno della quale vi parlerò di orologi e di investimenti. Oggi parleremo del Rolex Submariner 126610 LV, dove le ultime due lettere stanno a indicare il colore della lunetta, ossia verde. Questo orologio è stato soprannominato dai collezionisti Starbucks in quanto ricorda il logo della famosissima caffetteria americana e questa somiglianza è data dal colore della lunetta, come detto prima verde, e dal colore del quadrante nero. Questo sub è stato presentato l'1 settembre 2020 e possiamo dire che sia una sorta di homage della referenza 16610 LV, che fu realizzata nel 2003 per celebrare i 50 anni dall'uscita del primo iconico Rolex Submariner. La prima versione ad entrare sul mercato della referenza 16610 LV è il cosiddetto Fat 4 o Flat 4, dove la punta del 4 sulla ghiera è per così dire tagliata, creando una sorta di trapezio, che si distingue dal triangolo che si crea all'interno dei 4 posti sulla ghiera dei cosiddetti Kermit, ma di questi mark ne parleremo magari in un altro video. Successivamente nel 2010 Rolex lancia sul mercato il Submariner 116610 LV, noto anche come Hulk, in quanto la lunetta in ceramica Cerachrom di colore verde e il quadrante di un verde molto luminoso ricordano i colori del supereroe della Marvel. Di questo orologio ne ha parlato Alessandro in un video, confrontandolo con un falso e vi invito a guardarlo. Torniamo al nostro Submariner 126610 LV e andiamo sul sito Rolex e configuriamo il sub in questione. Innanzitutto il sito della casa orologiera svizzera ci permette di scegliere tra i Rolex Submariner con data e quelli senza data. Noi sceglieremo quello con data. Successivamente vengono proposti 4 tipi di materiali diversi, ossia l'acciaio Oyster Steel, l'acciaio oro, il full gold e l'oro bianco. Selezioniamo quello in acciaio Oyster Steel. Infine possiamo scegliere tra 2 colori diversi di ghiera, ossia quella nera e quella verde. Ovviamente selezioniamo quella verde. Per prima cosa vediamo come il prezzo di listino di questo orologio è di 9.150 euro e vediamo come la Rolex abbia deciso di sostituire i 40 mm della vecchia referenza con i 41 della nuova. La lunetta è girevole unidirezionale graduata a 60 minuti in ceramica Cerachrom antiscalfiture di colore verde. Monta un movimento in house calibro 3235 con una riserva di carica di circa 70 ore, ha un fermaio di sicurezza Oyster Lock con chiusura pieghevole e sistema di allungamento Rolex Glide Lock e infine il quadrante di colore nero con indici ad alta leggibilità Chromalight. Ma adesso parliamo di quello che è l'argomento principale di questa rubrica, ossia l'andamento del valore stimato analizzando i grafici forniti da Chrono24 in base ai pezzi in vendita e ai pezzi venduti su questa piattaforma. Andando a cercare l'orologio su Chrono24 vediamo come se selezioniamo tra i filtri Italia. In questo momento sono in vendita solo 25 pezzi con un prezzo medio di circa 18.000 euro, ma andiamo ad analizzare il diagramma. Per iniziare vediamo come il prezzo subito dopo l'uscita dello Starbucks nell'ottobre 2020 era di circa 19.300 euro, quindi 10.000 euro in più rispetto al prezzo di listino. Nel corso del tempo ha subito una drastica flessione fino a fine novembre 2020, quando è stato registrato un valore di 18.300 euro circa, quindi 1.000 euro in meno rispetto al mese precedente, per poi assestarsi dalla fine del 2020 su un valore di circa 17.500 euro, che è anche l'attuale. Quindi secondo voi in questo momento è il caso di acquistare il Rolex Submariner 126610 LV? A mio parere il momento per cogliere la palla al balzo analizzando il grafico era nel mese di maggio, anche se si parla sempre su per giù del doppio rispetto al prezzo presentato da Rolex sul catalogo. Ma tutti sappiamo quanto sia difficile acquistare un professionale Rolex in concessionario a prezzo di listino.
Allora ditemi nei commenti cosa ne pensate e se secondo voi vale la pena spendere queste cifre per questa referenza. Vi ricordo di iscrivervi, che come ben saprete è gratuito, vi ringrazio per aver guardato questo video e spero che questa nuova rubrica vi possa piacere. Ciao!